Laboratori di scenografia dell'Arena di Verona nascono per l'esigenza della realizzazione delle scenografie, degli impianti scenici, degli spettacoli in produzione per la Fondazione Arena. Pertanto i nostri reparti sono suddivisi tra costruzioni, falegnameria, scenografia, scultura, per realizzare gli spettacoli dal punto di vista scenografico. Il lavoro effettivo è la costruzione proprio dell'impianto scenografico e di tutti gli elementi della scenografia richiesti dallo scenografo, che a volte possono essere anche elementi anche di attrezzeria, per cui anche oggetti nelle possibilità dei tempi e delle realizzazioni. Però ecco, tutto quello che sta attorno che è inerente e riferito alla parte scenografica, tutto quello lo possiamo fare e realizzare, sia dal punto di vista delle costruzioni che della scenografia, come anche sculture e quant'altro. Tutti gli allestimenti hanno delle difficoltà più o meno pesanti, più o meno notevoli, però ci sono tutta una serie di difficoltà da superare per tutti gli allestimenti e sono praticamente tutte difficoltà diverse una dall'altra poi, perché le esigenze degli scenografi poi si manifestano con i bozzetti, con i loro progetti, che naturalmente sono diversi proprio, e diverse sono le difficoltà poi da affrontare. Per cui poi ci sono anche, per superare queste difficoltà e arrivare alla realizzazione, poi ci sono anche ricerche anche per nuovi materiali o per nuove soluzioni, per arrivare al punto finale completo. Il Nabucco di Diana, quello che era tutto, sembrava una piattaforma forma di chip che copriva completamente il palcoscenico dell'Arena. Quella è stata un'impresa, perché è stato uno dei primi anni che facevo il capo costruttori, quindi è stata un'avventura che è incredibile, che non saprei se rifarei adesso. L'Arena ha delle particolarità, che gli spettacoli devono essere montati e smontati in un giorno, è all'aperto, quindi c'è un'esigenze tecniche costruttive un po' diverse rispetto alle loro esigenze artistiche, quindi bisogna bilanciare le due cose. Allora a volte c'è qualche scontro, ma comunque c'è il lavoro che poi è un bellissimo lavoro, perché è sempre diverso, cioè non è mai uguale a se stesso. Quindi stiamo facendo una casa alta 10 metri a 2 piani, che si apre a metà, quindi sarà abbastanza particolare, delle difficoltà tecniche abbastanza impegnative. Partiamo dalle assi di legno, noi praticamente dal colore grigio, e vediamo una cosa realizzata quasi vera poi alla fine, perché sono quasi cose, dopo le vedete anche voi, sono cose quasi vere. La parte vera e propria del lavoro, quello tridimensionale, inizia qui, cioè nel reparto falegnameria, perché qui arriva il legno e da qui viene sezionato di vari elementi che servono per la costruzione. Dopodiché, con i disegni che arrivano dagli uffici, mettiamo insieme tutta questa roba qui, insomma. Mettiamo insieme tutte le scenografie. Noi le mettiamo insieme al grezzo e dopodiché passano al reparto scenografia, dove vengono dipinte. Qui facciamo sia le costruzioni che gli assemblaggi della scenografia. Questa qua, come vi avevo spiegato prima, è traviata, quindi viene fatta, diciamo, ex novo,
e fatta questa, negli altri periodi dell'anno sistemiamo il materiale e le altre scenografie, specialmente anche andare ad assemblarla là, montarla, ritoccare dove c'è da ritoccare, diventa un qualcosa di unico, insomma, anche per noi che lavoriamo dietro le quinte, perché siamo i primi che iniziano, però siamo anche gli ultimi che finiscono il lavoro, perché siamo i primi che iniziano qui ad assemblare il tutto, siamo i primi che vanno in arena a metterlo a posto e siamo gli ultimi che finiscono, perché li prendiamo in mano anche agli smontaggi per sistemare quello rotto e per rimodernare quello vecchio. È un lavoro bello, interessante. Io lo faccio da 40 anni, che è sempre i suoi pro e i suoi contro, però bello così, insomma. Ecco. Arrivano tutto il materiale dai falegnami e noi qui incominciamo effettivamente a capire e a sviluppare il progetto che poi sarà finito, come andrà in scena. Qui nello specifico abbiamo fatto gli specchi che erano al grezzo, con la plastica era nera, è stata data la base, il rosso, poi sopra l'oro più scuro, poi l'oro più chiaro, poi viene spruzzato con un mordente per dare quel calore e l'invecchiatura anche, perché comunque deve essere finto ma tra virgolette vero e quindi deve avere comunque come una storia, anche se in realtà è nata ieri. Quando vado a vedere gli spettacoli, in realtà sì, molti vanno per la musica, molti vanno per... Io vado a vedere proprio il mio lavoro lì e vedere i difetti, tra virgolette, nel senso per poi correggerli, ma è un'emozione veramente molto forte. Le difficoltà sono che un conto è vedere un bozzetto che ha una dimensione così su un foglio e un conto avere come le rose di alte 8 metri o appunto specchi giganti, colonne. Diciamo che poi l'oro si comincia a fare una cosa e fai una stagione facendo oro, nel senso no, insomma è sempre molto emozionante comunque poi a vedere il prodotto finito in scena, è proprio bello. Siamo a un buon punto della costruzione, nel senso che dopo varie difficoltà si è riusciti, diciamo, comunque a focalizzare un po' tutto quanto lo spettacolo e adesso, diciamo, siamo a un 70% della realizzazione. E sono i passaggi un pochino più delicati perché le costruzioni sono quasi tutte ultimate e c'è la parte, diciamo, di finitura che richiede molto impegno, che è quella che ci stiamo apprestando a realizzare. Ecco. Il spettacolo non ha molto utilizzo di fondali, però anche in questo caso qua è stato progettato un fondale da realizzare che si dovrebbe vedere oltre la scena della campagna, dietro alla serra. Questo è un fondale che appunto adesso vedete tutto intero in tela, però in realtà poi verrà smembrato in piccoli pannelli che verranno disposti all'interno delle stanze. Che è una parte del reparto della scultura, praticamente vengono effettuati prima dei disegni dai bozzetti, dei disegni in scala 1:1, magari se possibilmente molte volte con varie angolature, e poi vengono dati agli scultori loro che poi riportano questi disegni sui blocchi di polistirolo e poi dai blocchi incominciano a sgrossarli con attrezzi, diciamo, a volte col filo a caldo ma molte volte anche con dei segacci elettrici,
e li sgrossano, come vedete là, ne stanno già sgrossando una statua che dovrebbero risultare poi 2 statue simmetriche, perciò molto simili, e poi con altri mezzi raffinano di più il lavoro di modellato, raspe, carta vetro, coltellini, e arrivano, diciamo, a creare poi delle statue con delle finiture molto ben realizzate. Qua abbiamo realizzato tutte sculture in polistirolo perché è abbastanza leggero, poi non sono repliche, sono sculture, diciamo, singole che poi vengono indurite e rinforzate con dei materiali plastici sopra e poi dipinte come finiture finali, ecco. È da coltivare proprio l'unicità dell'esistenza di questi laboratori, perché siamo in grado di realizzare veramente tante cose che ci possono venire richieste.